Ciao, oggi si corre in modo elettrico. Ciao e bentornato sul canale. Oggi si viaggia elettrico ad altissima velocità. Sabato 10 e domenica 11 aprile a Roma si terrà l'evento su pista di Formula E. Bolidi provenienti da tutto il mondo si sfideranno sull'asfalto cittadino della città eterna. E quale migliore occasione per farti vedere un nuovissimo monopattino elettrico? Ti presento il modello U1G e G60. Punti principali e fondamentali sono la sua pratica trasportabilità e il suo peso ridotto. Inoltre, tieniti forte, anche una batteria rimovibile per facilitarne ricarica e sicurezza, ma ora ti spiego qualcosa in più. Beh, direi che siamo partiti molto bene, no? Cosa ne pensi? Ora, mentre ti do qualche altra info sul Trackstor, ti porto con me in quello che sarà il tracciato della corsa categoria Formula E in programma a Roma. Gomma anteriore e posteriore piena da 8 pollici, batteria rimovibile e stop alimentato da 2 batterie AAA sono le prime caratteristiche che ti porto di questo Trackstor. Questo pulsante argentato è l'accensione e lo spegnimento della batteria, quindi agendo qui si potrà andare ad alimentare direttamente tutto il comparto della parte motoristica del prodotto. Qui abbiamo 3 LED di stato per certificare la ricarica e lo stato quindi di ricarica della batteria, e qui ovviamente coperti da questo tappo in silicone abbiamo la possibilità di andare a ricaricare la batteria o una piccola presa USB, quindi questo può anche essere utilizzato come pacco ricarica dei vostri terminali. Qui è posizionato il connettore di alimentazione, basta agire così per poterlo togliere e poi andare a tirare via la batteria. Inoltre c'è questa leva ed agendo su di essa andiamo a chiudere il nostro monopattino. Cosa molto importante del monopattino è che offre una maniglia in metallo per il trasporto. Allora, il monopattino senza batteria pesa circa 13 kg e se contate il chilo e mezzo circa della batteria montata siamo al di sotto dei 15 kg. Ma ora torniamo per qualche secondo in pista per farvi solamente sapere che il tracciato si snoderà tra le vie del quartiere Eur di Roma, uno dei quartieri più conosciuti della capitale. Tra i plus più apprezzati dell'1G troviamo sicuramente la pratica maniglia in metallo saldato sullo chassis del monopattino per facilitarne il trasporto. Inoltre sotto la scocca e spostata nella parte posteriore trova spazio in un monoammortizzatore capace di attutire qualche asperità. Inoltre la batteria è removibile tramite una chiusura a chiave. Comunque purtroppo qua siamo in salita e la pendenza si fa sentire, però nonostante tutto lui continua ad andare abbastanza bene. Siamo praticamente in un punto nevralgico della pista. Questa che vedete adesso è l'area tecnica a disposizione dei partecipanti alla Formula E con box, race control e tanto altro.
La pedana del monopattino è ricoperta di una superficie in silicone per ottenere un miglior grip e ricordarci che siamo sopra un monopattino Trackstor. Comunque la gara Formula E si preannuncia veramente spettacolare. A proposito, qualcuno di voi sarà presente all'evento? Rispondetemi nei commenti. Ora andiamo a vedere un po' le caratteristiche di potenza e tecniche del monopattino. Potenza del motore da 300 watt per 20 km/h. Questa è una velocità tarata per il mercato tedesco, dove la casa costruttrice ha un magazzino per il dropshipping verso il mercato europeo. 25 km circa di autonomia e capacità massima di carico di 150 kg, acceleratore molto reattivo e doppio freno elettrico e a pedale. Sul display posto al centro del manubrio troviamo un LED che ci segnala lo stato della carica delle batterie, tachimetro, chilometri percorsi, indicatore luminoso, indicazione di eventuale guasto e altro. Sicuramente avrai modo di apprezzare la minima rumorosità che offre l'esperienza di guida di questo monopattino. Inoltre potrai arrivare agevolmente ovunque, ma fai sempre molta attenzione quando guidi e usa sempre estrema prudenza. L'ultima informazione che ti voglio lasciare è la classe di protezione del monopattino. Ci troviamo davanti a un IP55, quindi protetto da polvere e schizzi di acqua, ma lì è ovviamente sempre meglio evitare di azzardare troppo. Benissimo, anche quest'oggi siamo arrivati alla fine. Per ora ti saluto regalandoti 2 easter eggs che troverai alla fine di questo video, cose che capitano sempre durante le riprese. Ci vediamo presto per scoprire l'unboxing del Trackstor U1G e per conoscerlo a fondo e scoprire molto altro su di lui. Ciao!